Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità, in qualsiasi condizione. Kumho Tire, nient'altro che qualità. Martedì 17 dicembre del 2024, ore 7 del mattino purtroppo per tutti. Buongiorno con le nostre meravigliose facce. Benvenuti a Future Stars, classico appuntamento del martedì per parlare di Milan Futuro e quest'oggi non solo, diciamo anche dei dissidenti, dei giocatori fuggiti dal Milan Futuro e anche da più giù, dalla primavera, per andare ad aggregarsi al gruppone della prima squadra nella partita di cui però non parleremo perché tutto il resto delle trasmissioni sul nostro canale parlano di quella partita in questo momento, quindi non entreremo nel merito della partita, ma delle prestazioni dei singoli sì. Con me il direttore di Radio Rossonera, Simone Cristau. Ciao Simone. Ciao a tutti, buona giornata a tutti. Will, che sia l'ultima volta, te lo dico. Sì, ok, questo, cioè, io di solito lo saluto in maniera carina, lo saluto anche oggi. Ciao Will. No, è una minaccia. Niente. Vedi cosa succede a essere così. Io sono allergico al direttore Simone Cristau. Fai bene. Quindi ho bisogno di te, Will. Riraggiungici quando potrai. Ti aspettiamo. Ma entriamo subito nel merito, direttore, perché oggi c'è da parlare di diverse cose. Finalmente c'è da parlare di una partita sola. Quindi una volta che dico 20 minuti solo su una specifica partita, no, tocca anche parlare di due ragazzi, anzi tre, che hanno giocato ieri con la prima squadra di Paolo Fonseca nel pareggio. L'altro ieri, hai ragione. Nel pareggio per 0-0 contro il Genoa. E andiamo in ordine dalla difesa verso l'attacco e partiamo da Alex Jimenez, titolare un po' a sorpresa, adattato, come vi diciamo tutte le volte, a giocare sulla corsia non sua, ovvero a sinistra. Infatti delle volte secondo me ha un po' forzato cercando il destro, che è il suo piede, però titolare, e secondo me, non dico che non ha fatto rimpiangere Teo Hernandez, però ha giocato una partita più che lodevole per quanto mi riguarda. Da migliore in campo, direi, senza dubbio. È stato il migliore dei giocatori, non gli si può veramente rimproverare nulla. Ovviamente ha dovuto affrontare una partita offensiva, quindi magari abbiamo visto quello che sa far di più e meglio, il cioè suo pane, offendere da metà campo in su. Poi ovviamente qualcosa lascia all'indietro, ma ieri il Genoa ha deciso che doveva fare 0-0 e 0-0 ha fatto. Però devo dire onestamente, io non me lo aspettavo, ma non tanto perché avevamo già intravisto delle buonissime qualità anche in prima squadra l'anno scorso, ma non me lo aspettavo che si potesse calare immediatamente comunque in una squadra che non è proprio nel momento migliore della terra. Decisamente no, e lo ha riconfermato ieri, tanto che siamo contenti che lui sia stato il migliore in campo, ma è un po' sintomo di qualcosa che non funziona. Quando vedi i giovani spesso vuol dire che o sono dei fenomeni, quindi anticipano e bruciano i tempi, oppure c'è qualcosa che non va perché o mancano i giocatori o mancano i risultati. Sì, ma io dico soprattutto quando il giovane si deve addirittura ergere a trascinatore al suo esordio stagionale, quantomeno in prima squadra, c'è qualcosa che non va. Ma ci sono tutte le altre trasmissioni in cui se ne è parlato, se ne parla e se ne parlerà, perché purtroppo è un problema che non è di oggi, non è di ieri e non sarà di domani, ma è un pochino più lungo come gestione. Ti faccio un'altra domanda sempre su Jimenez, poi passiamo al prossimo, perché se ne parlava ne parlavo ieri in privato con Will. Jimenez inizia la stagione da terzino destro con Milan Futuro, poi inizia a giocare, anche per un discorso di infortuni, ma forse non solo, da esterno alto, sempre a destra. Poi Milan Futuro passa a 3 dietro e allora inizia a fare il quinto, il quarto perché gioca 3-4-2-1, ma diciamo il quinto a destra. Poi va in prima squadra e viene schierato come terzino sinistro. Vista la giovane età, non si rischia di creare un po' di confusione in questo ragazzo con una gestione così, per cui lo si mette un po' dappertutto dove serve? Mi verrebbe da dire di sì, la partita ti direbbe di no, visto come ha giocato. Anche questo. Ma sì, sul lungo periodo magari si rischia di crearle un pochino di confusione in testa, questo magari di non farlo crescere al massimo della possibilità, questo è probabile, però devo dirti che dei giocatori che in questo momento ci sono in Milan Futuro è sicuramente il più pronto, forse per paradosso ancora più di Camarda.
Sì, sì, anche 3 anni più grande di Camarda, comunque va considerato. E poi io mi permetto di aggiungere che secondo me, visto che questo ragazzo è e nasce terzino destro, Prima o poi. visto che la speranza è che l'obiettivo è di recuperare Teo Hernandez per la prima squadra a sinistra, chissà che, a me non fa impazzire l'idea, ma in alcune partite molto difensive, cioè molto offensive per il Milan e molto difensive per le altre squadre, come quella di ieri, non si possa pensare di vedere Jimenez sì titolare, ma dove diciamo la concorrenza è un filino meno agguerrita, stiamo gentili. In teoria il futuro chiamerebbe un Calabria che va a scadenza e un Jimenez che a questo punto l'anno prossimo fa Sì. parte stabile della prima squadra. Per giocare su Emerson Royal anche quasi titolare. Detto ciò, andiamo al prossimo perché secondo me è un pochino più difficile probabilmente giudicare la sua prestazione. Mattia Liberali, per lui non si trattava solo dell'esordio stagionale, ma si trattava dell'esordio assoluto. Jimenez, se non erro, era tipo la sesta presenza, anche se una delle prime, non la prima, ma una delle prime da titolare, la prima da titolare in Serie A di sicuro. Per Liberali è stato proprio l'esordio assoluto con la prima squadra, buttato nella mischia con un San Siro gremito nella festa dei 125 anni a dover giocare davanti a Van Basten, Gullit, Seedorf, parlando di giocatori un po' più simili nel suo ruolo, comunque Pippo Inzaghi, Ambrosini. Non facilissimo, ecco, come esordio. Un po' si è visto probabilmente nei primi 10-15 minuti, poi qualche cosa da migliorare, meno male, se no sarebbe Yamal, che ha la stessa età, peraltro. Però. Ma tante cose buone in campo. Per me è partita non solo sufficiente, ma un po' più di sufficiente. Allora, nel pre-Fonseca aveva detto bisogna capire quando mettere dentro i giovani. Ecco, lui forse è stato messo un pochino presto, ma non perché ne abbia la qualità, ma perché in questo momento il Milan non so quanto riesca a dargli una mano a lui, né viceversa. Però ti devo dire, i primi 10-15 è stato così, gli è stato dato il benvenuto in Serie A con 2 tramvate di livello da parte del Genoa, che l'hanno buttato per terra e gli hanno fatto capire che il ritmo in Serie A è un'altra cosa, il peso dei giocatori in Serie A è un'altra cosa, la velocità di gioco in Serie A è un'altra cosa. Però devo dire, in un quarto d'ora si è rimesso in piedi, tra virgolette, e quindi è ritornato a essere quel giocatore che avevamo già intravisto quest'estate, dove in un altro, diciamo così, livello di calcio e in un altro ritmo di calcio aveva fatto vedere le proprie qualità. Deve ovviamente svezzarsi, quindi portare la qualità che ha magari a un ritmo da 1x a un ritmo della Serie A che è 2-3x rispetto alla primavera. Però devo dirti la verità, qualcosa sotto brucia, non è solo fumo. Concordo, ieri è stato abbastanza lampante, pur in una partita in cui all'inizio un po' sparisce, perché non è che sbaglia, ma proprio non riesce tanto a giocare. E allora lui, e questa è una cosa che ho apprezzato molto, si rende conto che non riesce tanto a giocare palloni lì tra le linee in mezzo, e allora fa un po' come fa Pulisic, che invece come secondo me non fa abbastanza Loftus-Cheek, si mette lui al centro del gioco e inizia a muoversi, si abbassa, si allarga, tutte soluzioni al fine di ricevere palla e essere più centrale. Inizia a ricevere palla, qualcuno la tiene, qualcuno la perde, fa una bella giocata di personalità in area di rigore e rischia di conquistare un rigore che poteva esserci, fa un paio di bei lanci in profondità, fa un colpo di tacco nella sua metacampo che deve togliersi proprio dall'anticamera del cervello, che non deve proprio assolutamente fare, ma lo ha capito già subito e non lo rifarà, ne sono convinto. Rischia di commettere un fallo da rigore a sua volta dalla parte opposta, ma almeno l'arbitro decide di fare pari e patta. Viene sostituito al 60° e ci sta con il compagno di merende storico. Prima di parlare però del compagno di merende, rimaniamo un attimino su Liberali. Domanda proprio secca, bruciapelo. Perché un ragazzo così, che comunque ha giocato una partita a mio modo di vedere da 6,5 anche in Serie A, non gioca in Serie C? È una buona domanda. È un'ottima domanda. Non ti so dare una grande risposta, se non che mi verrebbe da dire, forse pensavano che le difficoltà che ha palesato nel primo quarto d'ora magari della partita col Genoa possa palesarle in maniera più importante in Serie C, dove c'è ancora più fisicità e meno attenzione magari per i giocatori di talento rispetto a magari una Serie A dove ci sono tante telecamere, il VAR, l'arbitro, eccetera eccetera. Però prima o poi deve giocare questo ragazzo. E in primavera quanto puoi crescere? È come quando giochi da ragazzini, se sei un pochino più bravo vai a giocare con quelli di un anno più grandi, ma perché semplicemente stare lì a fare il più forte tra i deboli non ha grande senso. A un certo punto non ti dà più nulla. No, non ti dà più niente. E consideriamo che la vera competizione che poteva essere ancora
secondo me, un buon trampolino e un buon modo per crescere e migliorarsi ancora per Liberali, che è una via di mezzo per me tra la Serie C e la Primavera, ma è un po' più simile comunque alla Serie A, perché si può giocare a calcio, è la Youth League e il Milan è fuori. È stato eliminato, quindi non avrà neanche più quel banco di prova, secondo me. Poi il tuo discorso io tendo a condividerlo, perché guardando adesso abbastanza la Serie C, ci sono partite di Serie C in cui non si può giocare a calcio. Cioè non è calcio quella roba lì. Vince chi la segna più sporca, chi tira la spallata più forte, chi è più fortunato sul sì. rimpallo. No, è vero, assolutamente sì. Chiudo dicendo che in settimana la gente aveva fatto trapelare Mamma mia, ci manca solo. ampio ventaglio di possibilità, quindi lo diciamo sottovoce, qualche minutino in più ogni tanto male non fa per ancorarlo qua. Io sono estremamente d'accordo con te. Parliamo di qualcuno che invece si è ancorato l'anno scorso, anche se anche lì non è stato semplice, che è ormai stabilmente, sostanzialmente, nel giro della prima squadra, che ha sfiorato a più riprese il suo primo gol, quasi sempre in Champions. Non ci riusciamo. In realtà ha fatto prestazioni migliori, più convincenti per quanto mi riguarda in Champions, e che ieri è subentrato dopo il cambio probabilmente forzato per il problemino fisico di Ebram, e per andare a dare supporto a un Morata comunque rientrante da un problema fisico, e per dare un po' di peso davanti. Come giudichi il suo ingresso di ieri? Allora, l'ho visto entrare meglio, ma non mi è dispiaciuto, devo dire la verità. Allora, mi sembra sempre un giocatore molto più con... Allora, riavvolgiamo. Ne parlavo con Bea in stampa. Ha un grande pregio questo ragazzo. Entra a San Siro come entrare al Chinetti di Solbiate. Per lui sembra la stessa cosa che Questo è per vero. 3/4 dei giocatori professionisti non è, e invece per lui è normalità. Entra in campo a San Siro e gioca. Tranquillo. Poi, perché non sbaglia se sbaglia di agitazione, di fretta, di pressione, eccetera. Sbaglia perché magari fa altro tipo di errori, ma c'è una calma interiore quando gioca che è veramente invidiabile. 16 anni. È incredibile, no, su questo è veramente incredibile. E poi è vivo, cioè durante la partita c'è. Poi, come detto, a 16 anni può sbagliare, ci mancherebbe altro. Prima o poi arriverà. Arriverà. Non lui, il gol. Sì, arriverà. Io invece sono un po' più critico, perché se io diciamo facciamo finta di dare i voti, se io do 7 a Jimenez, do un 6 più che diventa 6,5 di incoraggiamento Liberali, a Camarda non la do la sufficienza, a Camarda do 5,5, perché mi ha fatto vedere in prima squadra di poter fare più di così, di Hai poter già fare alzato meglio di così. l'asticella. Per me sì, per me lui l'ha già alzata l'asticella, perché è vero che il gol non è arrivato, però il primo in Champions League è stato un momento magico, poi c'è stato fuorigioco, ma comunque contava il giusto. Quando contava era con la stella rossa, e il gol di Ebram lui ne fa 3/4. Non finisce nel tabellino dei marcatori, finisce in quello degli assistmen, assist. però, perché la UEFA decide di fargli la grazia, che so che universo mondo quello può essere considerato assist, ma la UEFA gli fa la grazia. Però deve impattare così anche il campionato. È vero che la Champions è diversa, è sempre diversa, perché hai anche per certi versi più spazio, e magari in Europa è un filo meno conosciuto, quindi sì, è entrato il 2008, facciamo che, cioè, se devo marcare Morata al 2008 marco Morata. In Italia ha un po' più di blasone mediatico, quindi viene marcato comunque con la stessa attenzione. Però mi ha dimostrato di poter impattare e di poter incidere di più. Per questo io gli do, perché io già mi aspetto, cioè per me lui è un giocatore da prima squadra, nel senso che io seguo il Milan vero. futuro, ormai in C non lo vedo mai, e infatti la C davanti fa una fatica mostruosa, quindi per me un pochino di più. Ma adesso entriamo nel merito, perché so che voi, zoccolo duro di questa trasmissione, volete che parliamo di quello, e c'è da dire. Entriamo nel merito invece di ciò che ci riguarda più nello stretto, ovvero proprio Milan Futuro. Milan Futuro che ha giocato domenica alle 15 a Pesaro, nella città natale del buon Enrico Boiani, che non salutiamo però No, oggi. palesemente. Vittoria della Vispesaro, che sale così e si erge al quarto posto in classifica dietro alle 3 sorelle, chiamiamole così, che sembrano picchiarsi e sembrano essere le 3 destinate fino all'ultimo a lottare per la promozione diretta in Serie B, che sono Pescara, la Ternana e l'Entella, prossimo avversario del Milan in campionato. Auguri. Sconfitta 2-1 esterna in un clima surreale, con tanti tifosi della Vispesaro completamente zitti in aperta polemica contro le squadre B. Protesta che io adesso non voglio dire che abbia inciso, ma che sicuramente ha avuto un ruolo in una partita che poi è stata, per me c'è poco da raccontarci, si può analizzare fino al 55esimo più o meno, poi c'è un episodio arbitrale che la va a falsare completamente.
Ma ne parleremo successivamente. Iniziamo a vedere come ha giocato Bonera, che qui non gli posso dire niente perché questi aveva e questi ha messo perché gli altri erano tutti via. Perché ricordiamo che oltre a Liberali che ha giocato titolare e che comunque non è proprio nell'organico del futuro, No. Camarda che era su e Jimenez che era su, c'erano anche degli altri giocatori in panchina che non hanno giocato. C'era in panchina Torriani, se non sbaglio, c'era in panchina sicuramente Voss e c'era in panchina Bartesaghi. Più Zeroli infortunato e Raveira assente, non ho capito bene perché. Però l'ho visto ieri, l'hanno inquadrato a un certo punto in tribuna di fianco a Zeroli. Detto ciò, questo ristringe la rosa 11 giocatori che erano in campo, chissà come mai. Laponava in porta, difesa 3 ormai straconfermata, Zukic, Kubic centrale, capitano e Minotti. Fall a tutta fascia a destra a sostituire Jimenez, anche se le caratteristiche sono molto diverse, perché anche Magni era assente, non è ben chiaro perché. Stalma che Sandri, ormai coppia mediana titolare. Bozzolan a tutta fascia dall'altra parte per l'assenza di cui abbiamo parlato di Bartesaghi, sia e Traoré i 2 3/4, sia a destra e Traoré a sinistra, e Turco unica punta. Direttore, cioè non è che si poteva fare tanto, nel senso, questi erano, impegnarsi si sono impegnati. Fall non è Jimenez in tutto, nel senso che è più esperto di Jimenez ma non ha quelle caratteristiche. Pozzolan per me non vive il momento migliore della sua esistenza. E poi l'attacco, che però ormai è stabilmente Turco e Longo, questa staffetta Turco-Longo. Manca sempre uno per farne due, come si dice dalle mie parti. Allora, giochiamo in casa di una squadra che comunque ha il pensiero di andare a fare i playoff per venire su. Poi Anche con qualche ambizione. Poi i playoff sono una roba cioè 27 ne passa una squadre. su 27. 200, esatto. No, diciamo Quindi, 27, sì. Sì. Ma che dire, della partita c'è poco da dire, adesso ne parliamo anche dell'episodio che l'ha fatta un pochino girare. È ovvio che vai a giocare in casa di una squadra che arrivava da vittorie consecutive e tu sei in zona di retrocessione, perché questo è in questo momento il Milan in zona play-out, scusate. E quindi per forza bisogna fare i conti con quella che è la reale differenza di valori, soprattutto per il fatto che un buon terzo della squadra, soprattutto quelli migliori, erano o infortunati o con la prima. Quindi si è potuto fare quel che si è fatto e forse addirittura siamo andati per paradosso anche oltre, per quanto mi riguarda, rispetto a quello che i giocatori che c'erano potevano dare, tolti almeno 4-5 titolari di questa squadra, perché i due esterni non c'erano, la punta non c'era, il tre quarti non c'era, il centrocampista non c'era, il difensore centrale Sì, è vero, è Cioè, vero. Ma infatti ne hai anche. risentito, cioè di queste scelte di Fonseca, che peraltro poi dispiace perché non hanno neanche pagato, ne hai risentito tutto il movimento, perché ieri io mi sono sparato 3 Milan diversi, alle 11 del mattino sconfitta 2-1 con la Juve la primavera, alle 3 sconfitta 2-1 il futuro con la Vispesaro in C, e poi la sera detto, non è che il tutto per sto tristissimo 0-0 contro il Genoa, quindi non è neanche chi ha pagato, è un po' penalizzato. Poi io lo capisco, cioè è chiaro che sia la primavera che il futuro sono funzionali a... Quindi adesso non è che ci si può lamentare perché il futuro non ha vinto per colpa delle assenze, nel senso ben venga, e serve proprio il futuro perché gli vengano rubati i giocatori dalla prima squadra. L'importante è non farsi rubare dalle altre prime squadre. Entriamo nel merito perché Vai. c'è da parlarne necessariamente. Ripercorriamo brevemente la partita. Un primo tempo orribilino, ritmo sottoterra, non ci sono grandi occasioni. entrambe. Entrambe. Sì, cioè andavano con Milan niente. E il Milan davanti non riesce a rendersi tanto pericoloso. Inizia il secondo tempo e dopo una decina di minuti c'è l'episodio che fa cambiare completamente la partita. Adesso ne andiamo a parlare, ma diciamo solo che porta al gol di Okoro che segna l'1-0. Il Milan, e dimostra la crescita per me che sta avendo questa squadra, non molla, non si fa buttare giù da una cosa che avrebbe buttato giù anche un sasso, cioè era impossibile non bloccarsi dopo una roba così. Non si blocca, spinge, segna un gol da Serie C. Quindi cross, colpo di testa a caso in mischia, la palla sbatte su Longo a cui viene assegnato il gol ed entra in porta. Serie C, gol Serie C purissimo. Alla fine poi, e lì c'è poco da lamentarsi, arriva il gol di Cannavò all'87esimo, che vuol dire 2-1 Vispesaro, che è un gol molto bello, Sì. che vale la vittoria della Vispesaro. Meritata? No. Perché? Vedete la grafica, l'abbiamo voluta fare, abbiamo scelto 3 fotogrammi, uno da lontano, uno da vicino, e poi le successive proteste di in particolare Sandri e Kubic, che si sono proprio lanciati quasi sull'arbitro, sempre però senza Anche esagerare, questo passo avanti, Senza, sì, fosse stato Jimenez si rideva, però senza esagerare, nel senso di usare espressioni troppo forti e o toccarlo, mettergli le mani addosso, che quello ovviamente ti fa passare automaticamente dalla parte del torto. Cosa succede?
Succede che in occasione del primo gol, nel caso voi non l'aveste vista, arriva questa palla all'interno dell'area di rigore, Nava esce in presa bassa, fa su la sfera, l'attaccante della Vispesaro, che era andato per andare a recuperare quella palla, non riesce a levare, non fa in tempo a levare il piede, colpisce in faccia la Ponava. Dal replay, e vi garantisco che le telecamere di quella partita erano orribili, ma dal replay è evidente che lo prende, perché c'è proprio il contraccolpo. La Ponava si lascia sfuggire il pallone, si mette le mani in faccia, il direttore di gara corre dietro l'azione, non fischia niente. Quando tutti si erano fermati, inclusi i giocatori della Vispesaro, la Vispesaro si rende conto che non ha fischiato, prosegue l'azione, segna porta vuota. No, nel senso che no. allora, questo è il Milan del futuro, ok, può piacere, può non piacere. Se questa è la classe arbitrale del futuro, io sono terrorizzato, te lo dico francamente, perché questo è un errore gravissimo. Gravissimo. Sì, non è facilmente accettabile, onestamente. Se possiamo dividerci per un rigore piuttosto che per un rosso che era giallo ma invece è rosso, per mille motivi. Però non è nemmeno, diciamo così, difficile da vedere, perché gli occhi dell'arbitro sono dove c'è la palla in quel momento. La palla viaggia, viene fermata dal portiere, il portiere prende una scarpata in faccia, lascia la palla va all'avversario che fa gol. Cioè l'arbitro non è che è come che so, in occasione di un rosso a palla lontana sta guardando da un'altra parte, cioè sta esattamente guardando quello, e non averlo visto è parecchio grave. Io vi posso dire che il Milan è molto arrabbiato per questo episodio. Adesso non entriamo nel novero delle scuse arbitrali perché non ha nessun senso. Ci sono state probabilmente alcune decisioni un pochino discutibili in questo girone di andata. Io ho la mia idea, però non la esprimo in questa sede. Però secondo me queste costanti e continue proteste, che io posso anche comprendere, di tutte le realtà campanilistiche che sono un po' l'anima e il cuore della Serie C, un pochino incidono sul lungo, sulla percezione. Però questa è una mia idea estremamente soggettiva e personale. Detto questo, è un errore che a prescindere è inaccettabile, perché se c'è una cosa in cui tutti gli arbitri fanno proprio la stessa cosa, sono tutti sulla stessa linea, che appena viene sfiorato il portiere ci si ferma. Sfiorato, qui prende proprio un calcio in faccia, cioè più di così doveva solo sanguinare per far capire all'arbitro che aveva fatto un errore. Se poi magari vi capita di rivedere, non è un contrasto, cioè la palla è già nelle mani di Nava. Sì, e poi comunque non va sulla palla, va sulla faccia. Un secondo dopo buono l'attaccante, non è che arriva in concomitanza. Sì, gli dà una scarpata in faccia involontaria. Io non sto parlando della cattiveria del gesto, che non è cattivo, però è un fallo evidente e soprattutto è un fallo sul portiere, quindi è ovvio che se non lo fischi gli altri fanno gol. Come fai a impedirglielo? Non c'hai più il portiere. Il Milan ha provato a mettersi con 2 o 3 uomini davanti alla porta, però questo ha calciato forte do coglio e ha fatto gol, ma era evidente che sarebbe andata così. VAR? Io sfrutto questa cosa, colgo l'occasione, mi permetto di cogliere l'occasione, perché io sento ancora gente che si lamenta nel 2024, quasi 25, del VAR, non funziona il VAR, bisogna aspettare prima di risultare per un gol. Io toglierei il VAR. No, perché se si toglie il VAR succede questa cosa qui. Perché queste cose qui, che adesso succedono per fortuna solo in Serie C, ne abbiamo viste di cose simili in Serie A, quando non c'era il VAR. Adesso col VAR queste cose non possono succedere in A. Quindi ragazzi, il VAR non funziona bene, c'è un errore di protocollo, ci sono dei problemi di protocollo evidenti, ma teniamocelo stretto, ragazzi, perché se non c'è il VAR succedono queste cose qui che io vi garantisco che da vedere sono... Cioè, io non ero né felice né arrabbiato, io ero allibito, perché non può non averlo fischiato, è impossibile. Ero veramente di stucco. Detto ciò, ci avviciniamo alla chiusura. Andiamo un pochino a vedere, dopo l'estrema amarezza dei risultati di questa giornata, stavolta tutti, perché hanno giocato tutti entro domenica. Quindi anche se registriamo di lunedì sappiamo tutti i risultati e non c'è neanche un asterisco sulla classifica, è pulitissima. Pineto Rimini 1-1. Vittoria esterna dell'Ascoli sul Legnago, sempre più ultimo, 0-1. Sempre più ultimo, perdono anche il Sestri e Milan Futuro, quindi sempre più ultimi loro tre. Sestri che perde 1-3 con il Carpi. Campobasso Pescara 2-2 e il Pescara perde la vetta in favore di, adesso ve lo dico, Pontedera Perugia 2-1 per il Pontedera, che è al momento rappresenta la quota salvezza, quindi da tenere d'occhio. Ternana Entella 1-1 con la Ternana che resta in 10 dopo 20 minuti, va sotto 1-0 e poi con la forza dei nervi la pareggia nel finale e si prende la vetta a pari punti col Pescara, 2 punti sopra l'Entella, prossimo avversario del Milan, e la prossima c'è anche Ternana-Pescara, quindi non un bruttissimo turno da seguire. Vispesaro Milan Futuro 2-1, ne abbiamo parlato e io non voglio aggiungere null'altro. Torres Lucchese 0-0 e la Torres perde il quarto posto in favore proprio della Vispesaro. Arezzo Pianese 4-2, incredibile, roboante. Gubbio Spal 1-1. E in virtù di questi risultati come cambia la classifica?
Non cambia, nel senso che per il Milan non cambia, il Milan resta in terzultima posizione, la zona salvezza dista comunque 3 punti, quindi nulla è compromesso assolutamente, perché paradossalmente è più vicina alla zona salvezza, in cui il Milan non è mai stato in questa stagione, che la zona della retrocessione automatica, che è sotto di 4 punti invece. Sì. Detto ciò, nel girone di ritorno bisogna cambiare marcia. Non è facile farlo la prossima partita con l'Entella, però diciamo che da quella dopo bisogna cambiare marcia, nel senso che non si possono fare questi punti. Bisogna, non dico farne il doppio, ma qualcosa che somiglia al doppio. Ma io credo che il Milan lo possa fare. Sì, se non è il doppio, dai, poco di più e hai la possibilità di salvarti senza poi andare a ricorrere I play-out problemi sono strani di play-out. terno all'otto totali, play-out. Eviterei. Play-out si assume veramente un rischio inutile. Andiamo a vedere altro doppio appuntamento adesso, l'ultimo prima di Natale, prima della sosta poi di Natale, doppio appuntamento ma una è Coppa e una è campionato. Prima ci sarà la partita mercoledì, contro il Caldiero Terme, quarto di finale di Coppa Italia in cui il Milan sta volando, a differenza del campionato. Mi ricorda qualcosa. E poi, tipo il Milan che fa 6-1 e poi perde 2-1 con l'Atalanta senza vedere mai la palla. E poi in casa, ma partita estremamente difficile, domenica pomeriggio contro la Virtus Entella. Direttore, ultima domanda provocatoria prima di salutarci. Turnover col Caldiero per andare al 100%, cioè mollare un po' sulla Coppa? Per cercare di arrivare un po' più freschi e un po' più con qualche chance in più con l'Entella? Ti faccio una domanda molto semplice. Per cosa è stato creato Milan Futuro? Per far crescere i giocatori. Per far crescere i giocatori. Ma se muore il progetto perché Certo, e retrocedi... per rimanere in Serie C, sì, idealmente. Cioè, dovrebbe quindi- far parte proprio del... Quindi per me il campionato ha sempre la precedenza perché bisogna tenere la categoria e bisogna tenere la categoria in un certo modo. La Coppa è bellissima, però se si riesce a passare il turno col turnover, bene, se no... Diciamo che detto ciò, se si possono fare entrambe meglio, ma se bisogna scegliere. Viva l'Entella. Beh, Siamo arrivati in chiusura. Siamo arrivati in chiusura. Io vi saluto, vi ringrazio. Vi invito a lasciare like per supportarci. Se vi va, vi potete anche abbonare a 0,99 al mese. Iscrivetevi al canale. Io confido, questo ve lo dico, ma confido che siate già iscritti. Attivate le campanella, così vi arrivano tutte le notifiche di tutte le trasmissioni, inclusa la vostra preferita, che so essere ovviamente Future Stars. E anche commentate, perché è sempre interessante andare a leggere i vostri commenti su quello che ne pensate del momento e di tutti i temi un pochino che abbiamo toccato quest'oggi. Vi do anche una notizia: Future Stars non ci sarà martedì prossimo, perché martedì prossimo è la vigilia di Natale, ma ci sarà la seconda puntata speciale di Future Stars Live. Saremo in diretta io e Will domenica sera alle ore 21 per parlare di queste due partite, in particolare di quella con la Virtus Entella che si sarà conclusa da ore, e per farci poi tutti insieme un po' gli auguri di Natale tra noi appassionati di calcio giovanile. Direttore, io ti saluto e ti ringrazio. Will, è stata l'ultima volta che sono stato qui con Jack. Nel caso Jack la prossima se la fa. Domande e risposte. Bello, è il mio sogno, ragazzi. So che non è il vostro, Si ma è il mio faccia una sogno. domanda e si dia una risposta. Prossimi appuntamenti come al solito, mattino Milan, e poi tutte le nostre trasmissioni, Lunch Press, il talk e chi più ne ha, chi più ne metta. Future Stars torna domenica alle 21 in diretta. Ciao. Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità, in qualsiasi condizione. Kumho Tire. Nient'altro che qualità.